è Pasqua, ma anziché essere qui a farci gli auguri e a mangiarci i nostri adorati ovetti di cioccolato, sono qui per darti una notizia incredibile che ho appreso solo poche ore fa. Che cosa è successo? Che è stata individuata una vulnerabilità estremamente grave che va ad affliggere questa volta i sistemi Linux e i sistemi macOS. E a questo punto i casi sono due: o io porto potentemente sgubbia oppure odio avere sempre ragione. Infatti nel video del 29 marzo scorso dicevo esattamente queste parole. E che ci sono una serie di minacce specifiche proprio nei confronti di Linux, non ultimo il fatto di essere un sistema open source. Ebbene sì, anche questa è un'arma a doppio taglio, perché se da un lato questo ci consente di intervenire, come abbiamo visto, tempestivamente con gli aggiornamenti che vanno a riparare eventuali bug presenti in questo sistema, dall'altro, proprio per il fatto di essere open source, non possiamo avere assolutamente alcuna certezza in tanti casi su chi vada a scrivere il codice che poi noi andiamo ad utilizzare, sia in termini di sistema operativo, sia in termini di applicazioni e programmi che andiamo ad installarci su. Ok, mi sono appena accorto che il video era del 28 marzo e non del 29, ma direi che non cambia assolutamente nulla. Ma cosa c'entra questo con il problema che abbiamo? Andiamo a vederlo subito. Ti senti pronto? Iniziamo. The Hacker News, una rivista di settore molto specializzata, come potrai facilmente immaginare, riporta questa notizia. Facciamo così, traduciamo tutto quanto in italiano, visto che non ho ancora trovato articoli italiani che parlano di questo problema, in modo da leggerlo più semplicemente. Ci dice che una backdoor segreta è stata trovata nella libreria XZ Utils, che adesso andremo a vedere che cos'è, e che ha un impatto sulle principali distribuzioni di Linux. Ebbene, questa libreria è una libreria che fa funzionare un software che si chiama OpenSSH, che è un software di accesso remoto ai computer Linux e Unix based in genere, che serve a gestire praticamente tutti quanti gli aspetti del sistema, ma in modalità remota, e quindi avere le chiavi di accesso ad una simile utilità significa di fatto avere le chiavi di accesso all'intero sistema. Infatti quest'altra rivista di settore ci informa che, la traduciamo in italiano per comodità, la build dannosa interferisce con l'autenticazione di SSH, ovvero questo sistema di accesso remoto, e che nelle giuste circostanze questa interferenza potrebbe potenzialmente consentire ad un utente malintenzionato di violare l'autenticazione e quindi di entrare senza credenziali e ottenere l'accesso non autorizzato all'intero sistema da remoto. Ma non basta, perché, come leggiamo sulla rivista Dark Reading, un'altra rivista abbastanza specializzata nell'ambito della sicurezza, andiamo a tradurla sempre in italiano, sebbene il problema riguardi principalmente le distribuzioni Linux, ci sono segnalazioni secondo cui alcune versioni di macOS potrebbero eseguire i pacchetti compromessi. In tal caso, l'esecuzione di Brew Upgrade sul Mac, ovvero del sistema di aggiornamento di Mac, dovrebbe eseguire automaticamente il downgrade della versione. E questo ci viene confermato anche dal membro della community che mi ha segnalato il problema, che risponde al nome di Gaspare Ferraro, una vera autorità in termini di sicurezza, che mi ha mandato questo screenshot sul quale si vede chiaramente che, effettuando l'aggiornamento su Mac, viene in realtà effettuato il downgrade dalla versione 5.6.1 alla versione 5.4.6. Ma la parte davvero interessante è che soprattutto ha una stretta attinenza con il monito che avevo lanciato solo pochi giorni fa in quel video, arriva proprio adesso. Se infatti andiamo a leggere quest'altro articolo dopo averlo tradotto opportunamente in italiano, vediamo che un gruppo di hacker probabilmente ha inventato il personaggio di Jiatan, non so come si pronunci, uno sviluppatore senza alcuna precedente impronta online che si è materializzato all'improvviso nell'ottobre del 2020.
2021 e da allora ha iniziato a dare contributi utili allo sviluppo di alcune applicazioni per Linux. Fino a quel momento XZ, che è la libreria che è stata attaccata per ottenere questo accesso SSH, aveva un unico manutentore, Les Collin, che purtroppo ha avuto dei problemi di salute e quindi di fatto è stato sostituito da questo GIA, che da allora ha continuato diligentemente, si fa per dire, il lavoro di manutenzione, culminato nel febbraio del 2024 con l'introduzione di una backdoor sofisticata e ben nascosta all'interno di uno di questi script. E questo è importante ancora di più perché lo stesso script è stato, come hai potuto appena vedere, implementato anche addirittura da macOS, che molti considerano sicuro, ma purtroppo, essendo a sua volta basato su Linux, che è un sistema open source, è di fatto soggetto a queste minacce. Ma la cosa più bella, se torniamo proprio al primo articolo che avevamo preso in esame, è che a scoprire questa vulnerabilità è stato il ricercatore di sicurezza Microsoft Andres Freund, che appunto è stato accreditato di aver scoperto e segnalato il problema lo scorso venerdì. Ma a questo punto, quali sono i sistemi interessati da questa vulnerabilità? Ti lascio un elenco provvisorio sulla destra che ho redatto io e che potrebbe essere impreciso e contenere qualche errore, dato che le notizie sono ancora frammentarie. Ma soprattutto il mio consiglio è quello di disabilitare SSH sul tuo sistema, soprattutto se non ne hai bisogno, e di assicurarti in ogni caso di non avere installata la versione 5.6.0 oppure 5.6.1 di queste utilità. Te l'avevo detto io, te l'avevo detto io, te l'avevo detto, Lo so, te l'avevo detto io, te l'avevo lo detto so, io, te l'avevo detto, te l'avevo lo detto, so. te l'avevo detto, te l'avevo Spegni il detto. motore. Va bene, non mi piace infierire e quindi mi fermo qui, ma non prima di aver ribadito che se hai un sistema Linux oppure un sistema macOS che vengono considerati sicurissimi, ti conviene comunque stare sempre molto attento alle notizie di settore perché potrebbero venire fuori problemi come questo che vanno risolti assolutamente tempestivamente. Ma sono curioso di sapere se riuscirai, perché questa volta sono davvero di nicchia, ad indovinare quali sono il cartone e il film da cui sono state tratte le clip di oggi. Ma detto questo, mi fermo, ma non prima di averti ringraziato per aver seguito questo video e avermi fatto compagnia nel corso di questi minuti, augurato una buona Pasqua e dato, come sempre, appuntamento alla prossima!